Tanto tempo fa la città di Atene viveva un momento molto triste. Un re potente di nome Minosse, che governava l'isola di Creta, era molto severo e voleva dimostrare a tutti quanto fosse forte. Per questo obbligava Atene ogni 9 anni a mandare 7 ragazzi e 7 ragazze fino a Creta. Questo però non era un viaggio felice. I giovani infatti venivano chiusi dentro un enorme labirinto di pietra, un labirinto in cui una volta entrati era praticamente impossibile uscire. Dentro il labirinto viveva il Minotauro. Il Minotauro era una creatura spaventosa, aveva il corpo di un uomo e la testa di un toro, era grande, forte e sempre arrabbiato. Gli abitanti di Atene erano disperati, avevano già perso tanti figli e avevano paura. Quando arrivò il momento di scegliere altri giovani, tutta la città si riunì. Ma questa volta c'era qualcosa di diverso. Tra la folla c'era Teseo, il figlio del re di Atene. Teseo non sopportava più quell'ingiustizia. «Basta!» disse con decisione. «Andrò io a Creta, affronterò il mostro e metterò fine a tutto questo». Si unì ai ragazzi scelti e salì sulla nave. Il mare era caldo e silenzioso e dopo alcuni giorni arrivarono davanti al palazzo di Minosse. Il re Minosse li aspettava e con lui c'era anche sua figlia Arianna. Quando Arianna vide Teseo, capì subito che era diverso dagli altri. Era coraggioso e nei suoi occhi c'era anche la bontà. Non voleva che morisse nel labirinto. Così di nascosto quella sera lo raggiunse. Gli diede un gomitolo di filo rosso. «Legane un capo all'ingresso», spiegò piano. «Mentre cammini, lascia srotolare il filo dietro di te, così potrai trovare la strada per uscire». Teseo poi riceve anche una spada e infine guardò Arianna e disse: «Ti prometto che tornerò». Il giorno dopo le grandi porte del labirinto si aprirono. I ragazzi entrarono tremando. Si sentivano solo passi, respiri veloci e un lontano ruggito che faceva gelare il sangue. Teseo si voltò verso gli altri. «Restate qui, andrò io». Camminava piano, toccando i muri freddi, mentre il filo si srotolava dietro di lui. All'improvviso lo vide. Il Minotauro era enorme, soffiava forte dalle narici e batteva gli zoccoli sul pavimento di pietra. Teseo ebbe tanta paura, ma non scappò. Il mostro caricò contro di lui. Teseo si spostò veloce, il cuore gli batteva fortissimo. Con coraggio trovò il momento giusto e colpì. Il Minotauro cadde a terra con grande rumore e nel labirinto tornò improvvisamente il silenzio. Teseo respirò profondamente, poi afferrò il filo e iniziò a riavvolgerlo passo dopo passo. Seguendo il filo trovò anche l'uscita. I ragazzi lo videro tornare e capirono subito, erano salvi. Corsero tutti verso il porto dove Arianna li aspettava. Salirono sulla nave e partirono in fretta, prima che il re Minosse potesse fermarli. Il vento gonfiava le vele e il mare brillava al sole. Quella volta Atene non avrebbe più mandato nessun giovane nel labirinto e da quel giorno il nome di Teseo fu ricordato come quello dell'eroe che aveva sconfitto la paura e riportato la speranza. Teseo ha affrontato il mostro con coraggio, ma senza l'aiuto di Arianna non ce l'avrebbe mai fatta. Unendo coraggio, intelligenza e lavoro di squadra, si possono superare anche le sfide più grandi.